Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi. Come state? Spero tutto bene e che siate pronti per un video che, diciamo che mi mette un po' di agitazione. Oggi, infatti, vi racconto una storia un po' speciale, diciamo, personale. Riguarda una serata indimenticabile, una serata che ha coinvolto due persone a cui voglio un mondo di bene, Burak e Neslihan. E, soprattutto, riguarda una confessione. Una confessione che, capirete tutto strada facendo. Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video e, insomma, diventate parte di questa fantastica community. Prometto che ci divertiremo un sacco insieme. E ora, senza ulteriori indugi, iniziamo con la storia. Allora, la scena è questa. Istanbul, una sera d'estate. L'aria era calda, profumata di gelsomino e il cielo, incredibilmente stellato, sembrava quasi un dipinto. Io, Burak e Neslihan ci eravamo ritrovati in un piccolo locale sul Bosforo, uno di quei posti un po' nascosti, con la musica soffusa e una vista mozzafiato. Il rumore delle onde che si infrangevano sulla riva, mischiato al suono di un oud suonato in lontananza, creava un'atmosfera magica, quasi irreale. Burak e Neslihan sono amici da tantissimo tempo, praticamente fin dall'infanzia. Sono cresciuti insieme, hanno condiviso gioie, dolori, segreti, insomma, un legame davvero speciale. Ricordo ancora quando Burak mi raccontò di come si erano conosciuti, durante una recita scolastica, lui vestito da albero e lei da farfalla. Un incontro buffo che ha dato inizio a un'amicizia indissolubile. Io, invece, sono entrata nelle loro vite qualche anno fa e da subito mi sono sentita parte del gruppo, accolta a braccia aperte. Mi avevano raccontato aneddoti della loro infanzia, scherzi che si erano fatti, avventure che avevano vissuto insieme. Mi sentivo come se li conoscessi da sempre. Quella sera, eravamo lì per festeggiare il compleanno di Burak. Aveva compiuto 30 anni, un traguardo importante. Abbiamo mangiato mezze deliziosi, un tripudio di sapori turchi, hummus cremoso, foglie di vite ripiene, insalata di melanzane affumicate, e bevuto raki, ovviamente con moderazione, e riso un sacco. Burak era di ottimo umore, scherzava con i camerieri e raccontava storie divertenti. C'era un'atmosfera magica, davvero. Il Bosforo scintillava sotto la luce della luna, le barche scivolavano silenziose sull'acqua e la musica creava un'armonia perfetta. A un certo punto, Neslihan si è alzata per fare un brindisi. Ha preso il suo bicchiere, riempito di raki, ha guardato Burak negli occhi e ha iniziato a parlare. La sua voce era un po' tremante, quasi emozionata. Ha detto delle parole bellissime, parlando della loro amicizia, di quanto Burak fosse importante per lei, di quanto gli volesse bene. Ricordava aneddoti divertenti della loro infanzia, di come Burak l'avesse sempre difesa dai bulli a scuola e di come lei lo avesse aiutato a superare un momento difficile quando suo padre si era ammalato. Fin qui tutto normale, no? Un discorso di compleanno, dolce e affettuoso. Ma poi è arrivata la confessione. Si poteva percepire una tensione nell'aria, un'emozione repressa che stava per esplodere. Dopo aver parlato della loro amicizia, Neslihan ha fatto una pausa, ha preso un respiro profondo e ha detto: Burak, c'è una cosa che devo dirti, una cosa che ho tenuto dentro per troppo tempo. Una cosa che mi è mancata. La sua voce si era fatta ancora più tremante, quasi un sussurro. Mi è mancata. 3 parole. 3 semplici parole che, però, hanno cambiato tutto. Il tempo sembrava essersi fermato, il rumore delle onde era diventato più forte e l'aria si era fatta più densa. In quel momento, il silenzio nel locale era quasi palpabile. I camerieri avevano smesso di servire, le altre persone avevano smesso di parlare e tutti gli occhi erano puntati su Neslihan. Burak la guardava con un'espressione confusa, quasi incredula. Sembrava non capire cosa stesse succedendo. Io, devo ammetterlo, ero completamente scioccata. Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Sapevo che tra loro c'era un'amicizia speciale, ma non avevo mai sospettato che ci fosse qualcosa di più. Neslihan ha continuato, sempre con la voce tremante, spiegando che negli anni si era resa conto che il suo affetto per Burak era qualcosa di più di una semplice amicizia. Che provava dei sentimenti molto forti per lui, sentimenti che aveva cercato di ignorare, di reprimere, ma che alla fine erano diventati troppo potenti per essere nascosti. Ha descritto come si sentiva quando Burak le sorrideva,
di come il suo cuore batteva forte quando lo vedeva e di come si sentisse vuota quando lui non c'era. Ha detto che le era mancato il coraggio di dirglielo prima, che aveva paura di rovinare la loro amicizia, di perderlo. Aveva paura che i suoi sentimenti non fossero corrisposti e che la confessione avrebbe distrutto tutto quello che avevano costruito insieme negli anni. Ma che quella sera, vedendolo così felice, circondato dall'affetto di tutti, aveva capito che non poteva più tenersi tutto dentro. Che doveva dirgli la verità, anche a costo di affrontare le conseguenze. Non potevo più vivere con questo segreto, ha detto con la voce rotta dal pianto. Burak, come potete immaginare, era senza parole. L'ho visto cambiare espressione 1000 volte in pochi secondi, dalla sorpresa allo stupore, dall'incredulità alla confusione. Sembrava un bambino smarrito. Alla fine, ha preso la mano di Neslihan e le ha detto: Neslihan, io non so cosa dire. La sua voce era un sussurro, quasi impercettibile. E lì, ragazzi, è iniziato il momento più intenso della serata. Il cuore mi batteva a 1000, mi sentivo come se fossi sul punto di svenire. Neslihan, con le lacrime agli occhi, ha continuato a parlare, a spiegare i suoi sentimenti, a confessare tutto quello che aveva tenuto dentro per anni. Ha parlato di come la sua presenza la facesse sentire felice, di come il suo sorriso le illuminasse la giornata, di come si sentisse protetta e al sicuro quando era con lui. Ha raccontato di un episodio in particolare, di quando si era persa da piccola in un centro commerciale affollato e Burak, che aveva solo 7 anni, l'aveva cercata per ore finché non l'aveva trovata, stringendola forte tra le sue braccia. Quel momento, ha detto, aveva segnato per sempre il suo cuore. Burak l'ha ascoltata attentamente, senza interromperla, tenendole sempre la mano. Si vedeva che era profondamente toccato dalle sue parole, che stava cercando di elaborare tutto quello che stava sentendo. I suoi occhi erano lucidi, pieni di emozione. Dopo un tempo che mi è sembrato infinito, finalmente Burak ha parlato. Ha detto che era completamente sorpreso dalla confessione di Neslihan, che non si era mai reso conto dei suoi sentimenti. Ha detto che le voleva un mondo di bene, che la considerava una delle persone più importanti della sua vita, ma che non aveva mai pensato a lei in quel modo. L'aveva sempre vista come una sorella, come una compagna di giochi, come la sua migliore amica. Non aveva mai considerato la possibilità che potesse esserci qualcosa di più. Ha aggiunto, però, che le sue parole lo avevano fatto riflettere, che gli avevano aperto gli occhi su qualcosa che forse, inconsciamente, aveva sempre saputo. Ha detto che aveva bisogno di tempo per elaborare tutto, per capire cosa provava veramente. Ho bisogno di tempo per capire se i miei sentimenti sono sinceri o se sono solo il risultato della nostra amicizia, ha detto con un tono di voce pensieroso. A quel punto, l'atmosfera era diventata ancora più tesa. Si sentiva solo il rumore delle onde che si infrangevano sulla riva. La musica si era spenta, il silenzio era assordante. Neslihan, con lo sguardo basso, aspettava una risposta, una qualsiasi risposta. Burak ha alzato il suo viso, l'ha guardata negli occhi e le ha detto: Neslihan, non posso darti una risposta adesso. Ho bisogno di tempo per pensarci, per capire cosa provo veramente. Ma ti prometto che lo farò. Ti prometto che sarò onesto con te, con me stesso e che ti darò una risposta il prima possibile. La sua voce era ferma, decisa, ma allo stesso tempo piena di dolcezza. Neslihan ha annuito, con le lacrime che le rigavano il viso. Lo ha abbracciato forte, ringraziandolo per la sua onestà. E poi, piano piano, l'atmosfera si è un po' distesa. Abbiamo continuato a parlare, a ridere, cercando di dimenticare per un attimo quello che era successo. Abbiamo ordinato altri mezze, bevuto altro raki e cercato di ritornare all'atmosfera festosa dell'inizio della serata. Quella sera, ovviamente, è stata diversa da tutte le altre. C'era qualcosa nell'aria, una tensione palpabile, un'incertezza che pesava su tutti noi. Ma allo stesso tempo c'era anche una speranza che forse qualcosa di bello potesse nascere da quella confessione. Io mi sentivo come se stessi assistendo a un momento storico, a un punto di svolta nella vita di due persone a cui tenevo tantissimo. Nei giorni successivi, Burak e Neslihan si sono presi del tempo per stare da soli, per parlare, per confrontarsi. Hanno fatto lunghe passeggiate sul Bosforo, hanno visitato i loro posti preferiti a Istanbul e hanno parlato per ore dei loro sentimenti, delle loro paure e delle loro speranze. Io, ovviamente, mi sono tenuta a distanza, rispettando i loro spazi e cercando di non intromettermi. Sapevo che avevano bisogno di tempo per elaborare tutto quello che era successo e per capire cosa volevano veramente. E poi,
Finalmente, è arrivato il giorno della verità. Burak mi ha chiamato e mi ha detto che voleva parlarmi. Ci siamo incontrati in un bar vicino al mio ufficio e mi ha raccontato tutto. Mi ha detto che non aveva dormito per giorni, che aveva passato ore a pensare a Neslihan e alla sua confessione. Mi ha detto che aveva riflettuto a lungo le parole di Neslihan, che si era reso conto che anche lui provava dei sentimenti per lei, sentimenti che aveva sempre nascosto, negato, per paura di rovinare la loro amicizia. Aveva sempre avuto paura di perdere Neslihan, di vederla allontanarsi da lui se le avesse confessato i suoi sentimenti. Mi ha detto che aveva capito che Neslihan era molto più di una semplice amica, che era la persona più importante della sua vita, che non poteva immaginare di vivere senza di lei. Aveva capito che la sua vita non sarebbe stata la stessa senza la presenza di Neslihan. E poi, mi ha detto che aveva parlato con Neslihan, che le aveva confessato i suoi sentimenti e che si erano messi insieme. Mi ha raccontato di come aveva preso coraggio, di come aveva organizzato un incontro romantico in un ristorante con vista sul Bosforo e di come, finalmente, le aveva detto tutto quello che provava. Ragazzi, quando l'ho sentito dire, non ci potevo credere. Ero felicissima per loro, emozionata come se fossi stata io la protagonista di quella storia d'amore. Mi sono messa a piangere di gioia, l'ho abbracciato forte e l'ho riempito di complimenti. E così, la confessione di Neslihan, quella confessione che mi è mancata, ha portato a un lieto fine. Ha trasformato un'amicizia in amore, ha dato vita a una storia bellissima, una storia che mi fa venire i brividi solo a pensarci. Una storia che dimostra che a volte il destino ha piani inaspettati per noi. E questa, ragazzi, è la storia della confessione di una serata indimenticabile. Una storia che ci insegna che a volte bisogna avere il coraggio di dire la verità, di confessare i propri sentimenti, anche a costo di affrontare le conseguenze. Perché a volte, dietro a una grande amicizia, si nasconde un amore ancora più grande. Un amore che aspetta solo di essere scoperto. E ora, arriviamo alla conclusione. Abbiamo parlato di una serata speciale, di una confessione inaspettata e di un amore che è sbocciato da un'amicizia. Spero che questa storia vi sia piaciuta, che vi abbia emozionato e magari anche ispirato. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato questa storia interessante. Adesso, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi. Avete mai vissuto una situazione simile? Vi è mai capitato di confessare i vostri sentimenti a qualcuno? O di ricevere una confessione inaspettata? Lasciate un commento qui sotto. Mi piacerebbe molto leggere le vostre storie e le vostre opinioni. Sono curiosa di sapere se avete avuto esperienze simili e come le avete affrontate. E infine, come sempre, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Non dimenticate di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video. Prometto che ci saranno altre storie emozionanti, consigli utili e tanto divertimento. Grazie ancora per il vostro supporto, vi voglio un mondo di bene e vi aspetto al prossimo video. Ciao!